Quindi abbiamo visto, no, tutto il valore della biodiversità degli ecosistemi, ma non solo delle componenti dell'ecosistema, ma anche quelle viventi, ma anche quelle non viventi, dell'aria, dell'acqua, della luce, no, che consente tutta la serie dei cicli dell'acqua, no. Però c'è un aspetto che il valore deve considerare attualmente quando l'uomo è presente in un modo così, no, pervasivo: le minacce, cioè l'uomo è attore principale di una serie di minacce. Voi vi ho fatto vedere le conchiglie, ma assieme alle conchiglie, se camminate su una spiaggia, trovate la plastica, quindi tutto questo viene proprio definito minaccia e alle minacce bisogna dare delle risposte. Ecco, questo è un aspetto importante, non possiamo solamente stare a guardare, perché l'entità di trasformazione da parte dell'uomo delle componenti naturali è talmente pesante che noi, ragionando in modo sostenibile, non possiamo consumare tutto, fare in modo che tutto sparisca in 1 o 2 generazioni. È un impegno che dobbiamo prenderci da adulti. Una minaccia può presentare tanti aspetti, si può presentare sotto tante forme diverse e non è sempre capire facilmente quello che rappresenta una soluzione e una risposta. Una minaccia, in questo caso ce l'abbiamo in mano, questo è un parrocchetto, un monaco, oggi li vediamo volare nella capitale d'Italia, a Roma, e si stanno allargando, tutti sono felici, tutti sono contenti, ma questa è una minaccia alla biodiversità. E noi stessi siamo minacce alla vita. Questo è un cranio di volpe che ho trovato in un bosco. È chiaro che si muore in natura, si nasce e quando si nasce si saprà che si dovrà morire, però ci sono tanti modi di morire e questo è uno diverso, è un nuovo modo che abbiamo introdotto noi umani, animali particolari e particolarmente intelligenti. Questi sono i buchi dei pallini di una fucilata. Quindi quando abbiamo a che fare con le minacce dobbiamo poi trovare delle soluzioni a dei problemi che stiamo creando. Ecco, dobbiamo sempre stare attenti a cosa facciamo, cosa vogliamo, perché è facile oggi avere sulle tavole un kiwi, una banana, ma oggi i kiwi possono venire ancora da una pianura pontina, ma le banane vengono da molto lontano. E quindi ritornare anche a vecchie abitudini, essere più modesti e essere felici comunque di sopravvivere senza chiedere risorse incredibili che vengono spostate sul pianeta Terra, consente di diminuire alcune minacce legate per esempio ai trasporti. Ecco, bisogna stare sempre molto attenti perché i problemi si nascondono dietro anche delle cose molto semplici e molto banali, perché difficilmente ci si può addentrare in quello che può avvenire quando si spostano addirittura viventi, come oggi abbiamo nel caso di questo pappagallo, un alieno in giro intorno a noi. Adesso, collegate alle forme di energia e ai modi con cui produciamo energia, si sono presentati dei problemi, specialmente legati al surriscaldamento ambientale, e una serie di minacce collegate ad esso. Il problema principale, appunto, abbiamo detto, è il surriscaldamento. Qualsiasi cosa consumi energia o produca energia a partire da noi stessi, produce anche calore. Il calore è una forma di energia che si disperde molto facilmente, ma che altrettanto difficilmente possiamo utilizzare. L'eccessivo consumo di combustibili fossili, come ad esempio il petrolio, ha fatto sì che si emettesse un quantitativo sempre maggiore di CO2 negli ultimi 150 anni e questa CO2 sta bloccando tutto il calore che ci viene dal Sole sul nostro pianeta. Questo sta portando a un surriscaldamento ambientale che minaccia molti ecosistemi e principalmente minaccia i ghiacciai. A cosa servono a noi i ghiacciai? Semplicemente a ottenere l'acqua. La gran parte delle risorse idriche, dei nostri approvvigionamenti idrici, viene dai ghiacciai. Se il surriscaldamento ambientale elimina i ghiacciai, noi non abbiamo più l'acqua, che è una risorsa fondamentale per la vita.